Tra le abilità che l'essere umano ha per relazionarsi con se stesso e con il mondo, ce ne sono due che sono molto poco utilizzate, specialmente in questo periodo. Tante persone vogliono parlare e dire la propria opinione, ma molto poche sono disposte ad ascoltare ed osservare. Le persone che sanno ascoltare, le persone che sanno osservare, facilitano le relazioni con loro stessi, mettono al centro ciò che stanno percependo e quindi si mettono in relazione cercando di prendere tutte le informazioni per poi comunicare in modo accurato, in modo preciso. L'osservazione e l'ascolto sono due capacità, abilità dell'essere umano che purtroppo non tutti vogliono migliorare, non tutti vogliono esplorare. Ho conosciuto tante persone che fanno a meno di ascoltare certe cose o fanno a meno di osservare certe cose con la scusa di no, non voglio nemmeno sapere, poi dopo se no mi ci metto a pensare. Che sarebbe la naturale conseguenza, cioè osservo il mondo che mi circonda, ci rifletto sopra e poi dichiaro qual è la mia interpretazione di ciò che vedo, di ciò che sento, di ciò che ascolto. L'ascolto e la vista e anche il sentire, quindi con tutto il corpo, sono molto più importanti di quello che la bocca fa con la fonazione, anche perché ci sono due orecchie ed una bocca sola, quindi dovrebbe ascoltare almeno il doppio di quanto parliamo. Ci sono due occhi e una bocca sola, c'è tutto il corpo e una bocca sola. Quindi stare attenti a ciò che accade intorno a noi non significa essere in attenzione, essere sotto minaccia, essere guardinghi. Significa semplicemente rilassarsi e osservare bene, profondamente, che cosa accade. Quando in una relazione sappiamo ascoltare, sappiamo osservare, la persona di fronte a noi si apre perché si sente accolta, appunto si sente ascoltata. Ora, questo ascolto non deve essere chiaramente veicolato dal giudizio, veicolato dalle proprie opinioni. Facciamo entrare le informazioni senza filtrarle, per quanto possibile, perché è difficilissimo, ve lo dico, senza farle filtrare dai nostri valori, le nostre credenze. Tante persone mi sono accorto che quando fanno delle domande in realtà sono delle domande tendenziose, cioè tendono ad ottenere quella risposta che loro vogliono in modo da continuare a parlare della solita ragione per cui discorrono. Non si fa così. Si fanno delle domande perché siamo realmente interessati e poi si ascolta. In funzione della risposta si dichiara, si dice ciò che pensiamo, come la pensiamo e ci confrontiamo. Ecco, il confronto, che poi è un altro modo per dire relazione, è basato su questa abilità del saper comunicare, ma fonda la propria pratica sull'osservazione e l'ascolto. Se non si sa ascoltare, se non si sa osservare il mondo intorno a noi, le persone che stanno vicino a noi, non possiamo nemmeno entrare in relazione perché non conosciamo chi abbiamo di fronte. Ora, in questa società dove tutto è molto rapido, dove tutto è molto veloce, si cerca di non fare ascoltare molto, si cerca di stare sempre in superficie, di non approfondire mai, e questo fa sì che le relazioni che noi abbiamo con il mondo stesso siano relazioni superficiali. Poi quando ci lamentiamo che ci sentiamo soli, non ci sentiamo compresi, sentiamo che c'è qualcosa che non va, sentiamo che c'è qualcosa che vorremmo di più, ecco, andiamo ad attingere proprio a quella abilità dell'essere umano che noi non troviamo negli altri, cioè la capacità di ascolto e di osservazione. Ora, quando faccio questi discorsi in sessione, c'è sempre qualche cliente che mi dice sì, però io ascolto, ma gli altri non mi ascoltano. Cioè io sto in silenzio, cerco di farlo, ok? E gli altri invece non mi ascoltano.
Bene, se trovate persone che non vi ascoltano, che vi giudicano e basta, o che non vi osservano, no? Lasciatele andare. Non avete bisogno di tutti quanti, ok? Potete avere tante relazioni superficiali, come quella col panettiere, con l'idraulico, ok? Degli scambi normali della vita, ma quando parlate di amicizie, di relazioni importanti, è importante che troviate persone che sanno ascoltare, che sanno osservare. Se non le trovate, lasciatele andare, però non vi trasformate, ok? In loro. Non dite siccome quell'individuo è uno stronzo, allora io sono uno stronzo anch'io. No, continuate ad imparare, ad osservare e ad ascoltare, perché quello è il basamento di una buona comunicazione. Avere una buona acuità sensoriale sta alla base, per esempio, della PNL. Ma insomma, tutte queste cose nella PNL sono già descritte. Se ti interessa fare un corso di PNL, ce n'è uno molto bello nel mio sito internet www.carusopolsi.com. Dagli un'occhiata, vai nella sezione corsi e ti leggi tutto il programma e noterai che ci sono tantissime attività, tantissime tecniche, tantissime strategie con le quali puoi aumentare i tuoi livelli di ascolto, i tuoi livelli di osservazione, tanto che a un certo punto ti renderai conto che il mondo che ti circondava non l'avevi mai visto, ok? Quindi coltivare l'abilità dell'ascolto e dell'osservazione è importante. Se trovate delle persone che non vi ascoltano mai o che non vi osservano mai o che vi fanno delle domande solo per avere ragione loro, lasciatele andare, non è un problema. Vi dovete circondare di persone che sono sensibili almeno quanto voi, se non di più. C'era un vecchio detto tempo fa che diceva: se in una cena di gala sei a un tavolo e in quel tavolo sei la persona più intelligente, hai sbagliato tavolo, ok? Dobbiamo sempre trovare qualcuno addirittura migliore di noi. Va bene, penso che mi fermerò qua. Oggi la giornata è un po' nuvolosa, ma io continuo la mia camminata. Vi auguro una buona serata e da Caruso Polsi è tutto. A presto.